Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una storia davvero succosa da raccontarvi. Preparatevi, perché stiamo per immergerci nel mondo scintillante, e a volte un po' trash, delle soap opera turche, con un focus particolare su due delle attrici più amate e, a quanto pare, rivali, Neslihan Atagul e Hande Erçel. Eh sì, avete capito bene? Sembra che tra queste due dive ci sia più di una semplice competizione amichevole. Voci di corridoio, sguardi che uccidono, progetti sovrapposti. Insomma, un vero e proprio dramma degno delle migliori telenovelas. E indovinate un po'? Questo dramma ha superato i confini turchi ed è sbarcato anche qui in Italia, scatenando un vero e proprio putiferio tra i fan. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se non siete ancora iscritti al canale, vi prego, fatelo ora. Non vorrete mica perdervi tutti i miei prossimi video pieni di gossip, curiosità e, perché no, anche qualche recensione delle vostre serie preferite. E attivate anche la campanella per non perdere nessuna notifica. Ok, promesso? Allora, bando alle ciance e iniziamo con questo scandalo. Dunque, partiamo dalle basi. Chi sono Neslihan e Hande? Per chi non le conoscesse, Neslihan Atagul è un'attrice turca famosissima, soprattutto per il suo ruolo in Kara Sevda, Endless Love, una serie che ha spopolato in tutto il mondo, Italia compresa. Ha un talento incredibile, un viso angelico e un carisma che buca lo schermo. È sposata con l'attore Kadir Dulo, e la loro relazione è sempre stata sotto i riflettori. Hande Erçel, d'altra parte, è diventata una star grazie alla serie Senkal Kapm, Love is in the Air, dove recita al fianco del bellissimo Kerem Bürsin. Anche lei è bellissima, talentuosa e ha un enorme seguito sui social media. La sua relazione con Kerem, almeno fino a qualche tempo fa, era una delle più seguite e paparazzate del web. Ora, cosa c'è di così scandaloso tra queste due? Beh, la storia è lunga e complessa, un po' come un buon episodio di Beautiful. Tutto è iniziato, a quanto pare, con una serie di frecciatine indirette sui social media. Neslihan, nota per essere piuttosto riservata, sembra aver lanciato qualche frecciatina a Hande riguardo al suo stile di recitazione, considerandolo, diciamo così, un po' sopravvalutato. Si dice che Neslihan, in cerchie ristrette, abbia insinuato che Hande basa il suo successo più sull'aspetto fisico e sull'abilità nel gestire i social media che su un vero e proprio talento attoriale. Un'affermazione, ovviamente, mai confermata direttamente, ma che ha alimentato le voci. Hande, dal canto suo, non è rimasta in silenzio e ha risposto con una serie di post che, secondo molti, erano chiaramente indirizzati a Neslihan. I suoi post, spesso accompagnati da frasi motivazionali o citazioni apparentemente innocue, venivano interpretati dai fan come risposte piccate alle presunte critiche di Neslihan. C'erano, ad esempio, foto di Hande in pose professionali, accompagnate da didascalie che sottolineavano l'importanza della perseveranza e della dedizione al lavoro. Un modo, secondo molti, per dimostrare che il suo successo era frutto di impegno e non solo di bellezza. Il tutto si è intensificato quando entrambe le attrici hanno iniziato a essere considerate per lo stesso ruolo in una nuova serie di successo. Immaginate la tensione. Si trattava di un ruolo da protagonista in una serie drammatica ambientata nell'alta società di Istanbul. Un ruolo che avrebbe potuto consacrare definitivamente la carriera di una delle due. La competizione per ottenere la parte era altissima e la pressione mediatica insopportabile. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Hande ha iniziato a frequentare, o almeno così si dice, un ex amico molto stretto di Kadir Dulo, il marito di Neslihan. Boom! Scandalo! Questa è stata la vera e propria bomba che ha fatto esplodere la situazione. Si tratta di un uomo d'affari influente, legato al mondo della moda e dello spettacolo, che in passato era molto vicino a Kadir. La sua presunta frequentazione con Hande è stata interpretata come un vero e proprio tradimento e ha scatenato un'ondata di pettegolezzi e speculazioni. Le riviste di gossip turche sono impazzite, i social media sono esplosi e i fan si sono divisi in due fazioni, cancelletto Team Neslihan e cancelletto Team Hande. Su Twitter e Instagram, i due hashtag sono diventati trending topic in pochissimo tempo, con migliaia di commenti a sostegno di una o dell'altra attrice. I fan di Neslihan si sentivano traditi e offesi dall'atteggiamento di Hande, mentre i fan di Hande difendevano la loro beniamina a spada tratta, accusando Neslihan di essere invidiosa del suo successo.
La cosa che ha reso la situazione ancora più interessante è che entrambe le attrici hanno una fanbase enorme anche in Italia. Le loro serie sono state trasmesse con grande successo qui da noi, e le loro fan sono pronte a difenderle a spada tratta. Ho visto commenti infuocati, in su LTI, teorie complottistiche. Un vero e proprio spettacolo. Nei forum dedicati alle serie turche, le discussioni si sono fatte sempre più accese, con accuse reciproche e toni sempre più aggressivi. Alcuni fan italiani hanno addirittura organizzato delle vere e proprie petizioni online per chiedere ai canali televisivi di trasmettere più serie con la loro attrice preferita. E non è finita qui. Sembra che la rivalità tra le due attrici abbia influenzato anche le loro scelte professionali. Si dice che entrambe stiano cercando di accaparrarsi contratti con gli stessi marchi di moda e bellezza, e che stiano evitando di partecipare agli stessi eventi pubblici. Insomma, una vera e propria guerra fredda nel mondo patinato dello spettacolo turco. Le agenzie di pubblicità e le case di moda, consapevoli della rivalità tra le due attrici, hanno cercato di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, offrendo contratti vantaggiosi a entrambe, ma evitando accuratamente di farle collaborare insieme. Questo ha creato una situazione di tensione continua, con entrambe le attrici costantemente alla ricerca di nuove opportunità per superarsi a vicenda. Cosa ne pensano i loro mariti? Beh, Kadir Dulu sembra essere rimasto fedele a Neslihan, ovviamente. In pubblico, almeno, ha sempre mostrato un atteggiamento di supporto nei confronti della moglie, evitando di commentare la presunta rivalità con Hande. Tuttavia, fonti vicine alla coppia riferiscono che la situazione ha creato non poche tensioni all'interno del loro matrimonio. Kerem Bürsin, invece, si è trovato in una posizione un po' scomoda, cercando di mantenere un atteggiamento neutrale, ma senza troppo successo. Dopotutto, come si fa a non prendere le parti della propria fidanzata? La sua indecisione è stata interpretata da alcuni come un segnale di debolezza, mentre da altri come un tentativo di non alimentare ulteriormente la polemica. La situazione si è fatta ancora più complessa quando Kerem è stato visto in compagnia di Kadir durante un evento pubblico, un gesto che è stato interpretato come un tentativo di distensione tra le parti. La cosa più triste di tutta questa storia è che spesso queste rivalità vengono alimentate dai media e dai fan stessi. È facile cadere nella trappola del confronto e del giudizio, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. I giornali di gossip e i siti web sono sempre alla ricerca di nuove notizie scandalistiche per attirare l'attenzione dei lettori, e spesso esagerano o distorcono la realtà per rendere la storia più interessante. Anche i fan, spinti dalla passione e dall'ammirazione per il loro idolo, tendono a difenderlo a spada tratta, senza rendersi conto che spesso alimentano una spirale di odio e violenza verbale. Ma dobbiamo ricordare che Neslihan e Hande sono prima di tutto persone, con le loro fragilità e le loro insicurezze. Anche loro soffrono per le critiche e i pettegolezzi, e hanno bisogno di essere rispettate e comprese. E poi, diciamocelo, un po' di competizione fa bene. Può spingere le persone a dare il massimo, a superare i propri limiti e a raggiungere nuovi traguardi. Forse, in fondo, Neslihan e Hande si stimolano a vicenda, anche se non lo ammetteranno mai pubblicamente. La competizione può essere un motore potente per la crescita personale e professionale, e può spingere le persone a dare il meglio di sé. Forse, la rivalità tra Neslihan e Hande è solo un modo per entrambe di superarsi a vicenda e di raggiungere nuovi livelli di successo. Ma cosa possiamo imparare noi da questa guerra tra dive? Beh, innanzitutto che il mondo dello spettacolo è pieno di luci e ombre, di sorrisi di circostanza e di pugnalate alle spalle. È un ambiente competitivo e spietato, dove l'apparenza conta più della sostanza e dove la ricerca del successo può portare a comportamenti meschini e scorretti. E poi, che è importante non credere a tutto quello che si legge sui giornali o sui social media. Spesso, le storie vengono ingigantite, distorte o addirittura inventate di sana pianta per fare notizia. È fondamentale avere un pensiero critico e non lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. E soprattutto, che è fondamentale sostenere le donne, invece di metterle una contro l'altra. Invece di alimentare le rivalità, dovremmo celebrare i successi di Neslihan, di Hande e di tutte le altre attrici che si fanno strada in un mondo spesso dominato dagli uomini. Dovremmo valorizzare il loro talento, la loro bellezza e la loro intelligenza, e non giudicarle per le loro scelte personali o per i loro presunti difetti. Quindi, ricapitolando, abbiamo esplorato la presunta rivalità tra Neslihan Atagul e Hande Erçel,
due delle attrici turche più amate e seguite in Italia. Abbiamo parlato delle frecciatine sui social media, dei progetti sovrapposti, delle relazioni complicate e dell'impatto che tutto questo ha avuto sui loro fan. Abbiamo anche cercato di capire cosa si nasconde dietro questa guerra tra dive e cosa possiamo imparare. E da essa abbiamo visto come la competizione, i pettegolezzi e la pressione mediatica possono influenzare la vita delle persone e come sia importante mantenere un atteggiamento critico e solidale nei confronti delle donne. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto sorridere, e magari anche un po' scandalizzare. Se è così, vi prego, lasciatemi un commento qui sotto. Voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Siete cancelletto team Neslihan o cancelletto team Ande? O siete semplicemente neutrali? Voglio sapere se credete che la rivalità sia reale o se sia solo un'invenzione dei media. Voglio sapere se vi sentite influenzati dai pettegolezzi e se vi capita di giudicare le persone in base alle apparenze. E soprattutto, ditemi quali altri argomenti vorreste che trattassi nei miei prossimi video. Sono sempre alla ricerca di nuove idee e spunti interessanti. Non siate timidi, scrivetemi tutto quello che vi passa per la testa. Magari volete che parli di altre coppie famose, di altre rivalità nel mondo dello spettacolo o di altri aspetti della cultura turca. Sono aperto a tutte le vostre proposte. E ora, prima di salutarvi, un'ultima cosa, non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Quindi, grazie di cuore per essere qui con me oggi. Significa tanto per me sapere che ci sono persone che apprezzano il mio lavoro e che sono interessate a quello che ho da dire. Vi mando un bacio enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Non dimenticate di seguire il mio canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e gossip dal mondo dello spettacolo. E ricordate, la verità è spesso più complessa di quello che sembra. Faccina ammiccante.